Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Parliamo dell'avvicinamento a Juventus-Inter con le ultime in casa nerazzurra e di alcuni nomi per l'Inter del futuro. È vero che in questo periodo le notizie di calciomercato vanno prese sempre un po' con le pinze, in particolar modo quando c'è la pausa nazionali, però ci sono delle firme autorevoli del calciomercato che riportano degli interessi e un nome è quasi nuovo o completamente nuovo per la maggior parte dei tifosi e corrisponde a quello di Joel Ordóñez. Andremo anche a vedere le caratteristiche del calciatore in forza al Bruges e poi ci sono dei ritorni di fiamma, per così dire. Uno riporta invece al nome di Manu Koné. Naturalmente andiamo con ordine, come al solito vi ricordo anche un bel like se vi sarà piaciuto il video e se vorrete aiutare il canale e l'iscrizione al canale stesso nel caso in cui proprio non siate ancora iscritti. Iniziamo con l'avvicinamento a Juventus-Inter, quindi quello che è un po' il futuro immediato, il futuro prossimo dell'Inter. Mancano ormai 2 giorni alla super sfida. In casa nerazzurra ci sono principalmente due dubbi. Uno riguarda Akanji Bisek, con l'ex City decisamente favorito, l'altro riguarda Mkhitaryan Sučić, in questo caso c'è invece l'armeno che sembra partire leggermente avvantaggiato, forse anche perché Mkhitaryan non è stato impegnato con la sua nazionale, è rimasto ad Appiano e quindi naturalmente dal punto di vista fisico potrebbe essere un po' più brillante rispetto a Sučić, visto che non deve smaltire le fatiche delle partite internazionali. Per quanto riguarda Akanji Bisek, il primo invece è favorito, soprattutto per un motivo tattico, quindi quello di affrontare la tre quarti della Juventus, che è una tre quarti molto mobile, molto imprevedibile. Poi magari come facciamo di solito andremo anche a parlarne nel pre-partita, tra virgolette tattico, quindi andando più ad approfondire quei temi. Però insomma i due ballottaggi vanno verso i favori, verso la titolarità, per così dire, di Akanji e di Mkhitaryan. Lautaro Martinez oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, prima ha fatto un lavoro di scarico, poi si è allenato con i compagni, insomma corre verso la presenza da titolare a Torino e per la delicatezza della sfida direi anche che è una presenza in questo momento probabilmente fondamentale per l'Inter. Arriviamo invece anche a quelle che sono le notizie del calciomercato, quindi per l'Inter del futuro, per l'Inter ecco, più per gennaio sono nomi forse più che vengono tenuti in considerazione più per la prossima estate, quindi per l'Inter 26-27. Il nome nuovo corrisponde a quello di Joel Ordóñez, spero di non sbagliare con la pronuncia del difensore ecuadoriano in forza al Club Bruges. Ordóñez è un nome su cui l'Inter starebbe lavorando da diverse settimane, un nome, come detto, per il prossimo giugno, quindi non per gennaio. Andiamo innanzitutto a vedere la scheda tecnica del calciatore anche per capire di che tipo di profilo stiamo parlando. Come vediamo, nato il 21 aprile 2004, quindi calciatore giovanissimo, appena 21enne, altezza 1,88 m, nazionale dell'Ecuador, ha già 10 partite con la nazionale del suo paese. La valutazione di Transfermarkt 28 milioni, quindi ancora una volta ci troviamo con quel tipo di profilo futuribile, quel profilo da valorizzare e quel costo contenuto. Continuiamo nel dettaglio, vediamo anche il ruolo difensore centrale, altro ruolo viene riportato terzino destro, a mio avviso sarebbe più un terzino bloccato, quindi un po' come quando da terzino viene schierato Akanji per intenderci, quindi non propriamente un terzino di spinta, scadenza come detto al 30 giugno, o meglio, scadenza al 30 giugno 2028, squadra come detto precedentemente al Club Bruges. Di che tipo di difensore parliamo? Innanzitutto parliamo di un difensore che ha tra le sue caratteristiche principali la bravura dal punto di vista tecnico, quindi nei passaggi, e a proposito di questo andiamo a vedere anche delle statistiche. Ecco, vediamo anche per passaggi completati si trova al 94esimo percentile. Per chi non fosse proprio avvezzo alle statistiche, chi non fosse un amante dei numeri, il percentile, per farla breve, significa praticamente che trovandosi al 94esimo percentile
prendendo in considerazione 100 difensori, lui quella determinata caratteristica l'ha sviluppata, ecco, quella determinata statistica la fa meglio rispetto ad altri 93 calciatori, ecco, su un campione di 100, per dirla in parole povere. Vediamo anche nei passaggi progressivi, si trova al 92esimo percentile, è un calciatore quindi molto bravo nell'impostazione, molto bravo tecnicamente, e quindi calciatore un po', già potremmo definirlo un po' il tipo di difensore moderno, ma soprattutto c'è da notare un altro aspetto. Se Chivu davvero dovesse sviluppare un Inter senza il regista di centrocampo, quindi rinunciando anche a Çalhanoğlu il prossimo anno, cosa assolutamente non da escludere, sarà ancora più importante avere dei difensori coi piedi buoni, e quindi avere magari Akanji, avere un Ordóñez, ecco, dal punto di vista strettamente tecnico. Parlando invece della parte, diciamo, più relativa all'aspetto difensivo, diciamo che punta molto sul tempo di intervento, quindi nella lettura delle situazioni difensive va invece a perdere per quanto riguarda i duelli, soprattutto quelli aerei, è un po' un punto debole del calciatore, nonostante la stazza fisica importante, ecco, parliamo di un calciatore di 1,88 m. Su questo naturalmente però si può lavorare, proprio perché è un calciatore giovane. Ovviamente l'Inter ci sta lavorando, sarà poi da capire se è un discorso che verrà in seguito concretizzato, e quindi con Ordóñez che poi il prossimo anno potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Andiamo invece su quelli che sono stati dei profili accostati all'Inter e poi per un motivo o per l'altro non si sono concretizzati. Uno è quello di Manu Koné. In realtà in questi giorni è stata fatta anche un po' chiarezza sulla vicenda legata al centrocampista della Roma. L'Inter aveva fatto un'offerta, i Friedkin stavano valutando la cessione, poi su consiglio anche di Ranieri, che è il consulente della squadra giallorossa, proprio della proprietà giallorossa, è stata rifiutata l'offerta perché comunque il calciatore è un centrocampista fondamentale per la Roma, è un calciatore amato dai tifosi e la cessione comunque avrebbe creato anche un certo malcontento nell'ambiente. Non è da escludere che ci possa essere un ritorno di fiamma. Perché? Perché la Roma è in difficoltà per quanto riguarda il fair play finanziario. Ecco, secondo le ultime notizie, i giallorossi dovrebbero fare un incasso di circa 90 milioni per non incorrere in sanzioni che potrebbero riguardare addirittura il mercato bloccato. Quindi, insomma, posizione pericolosa, rischiosa quella della Roma, che potrebbe appunto far valutare la cessione di Koné con l'Inter, che quindi non avrebbe depennato il calciatore dalla propria lista. Ovviamente anche qui è un discorso che poi verrà affrontato in seguito, da capire se ci possa essere uno spiraglio a gennaio dove l'Inter potrebbe fare un investimento, ma forse non così importante. Sicuramente potrebbe poi essere affrontato prima della prossima estate, però insomma uno spiraglio c'è ancora. Tra l'altro, per quanto riguarda il fair play finanziario, invece l'Inter non dovrebbe avere problemi, anche o meglio soprattutto in virtù del cammino europeo della scorsa stagione, che ha portato degli introiti decisamente molto importanti. Ci sono poi due nomi che l'Inter starebbe valutando per quanto riguarda gli affari a parametro zero, che non sono mai stati ovviamente completamente esclusi dal calciomercato dell'Inter, anche se poi sono degli affari diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Uno corrisponde al nome di Dayot Upamecano, difensore in forza al Bayern Monaco, ma in scadenza nel 2026. L'Inter starebbe attenzionando il suo profilo per capire se ci sono le possibilità di portarlo a Milano a costo zero. Il Bayern spinge per il rinnovo, da capire, ecco, prima quale sarà la posizione del calciatore, quali saranno i margini di trattativa tra la squadra attuale e l'entourage appunto di Upamecano. Se ci dovessero essere dei margini, l'Inter si inserirebbe per l'affare a parametro zero. Per quanto riguarda invece il nome di Dusan Vlahovic, diciamo che non ci sono delle grandi novità in questo senso, però viene un po' riportato che l'affare Vlahovic a zero, che comunque dovrebbe andare in scadenza con la Juventus, o meglio, ad oggi ma in scadenza, e non dovrebbe esserci un rinnovo, anche nel caso in cui dovesse fare un'ottima stagione,
ma sarebbe un affare subordinato ad una cessione importante. Ne avevamo parlato qualche giorno fa e avevamo appunto in un altro video valutato il fatto che Vlahovic non può arrivare per essere la quinta scelta e un Vlahovic terza scelta andrebbe a togliere spazio a Bonnier e Pier Esposito, calciatori sui quali l'Inter punta tanto. Soprattutto da non sottovalutare, arriverebbe un calciatore dall'ingaggio importante, che quindi porterebbe ad aumentare il monte ingaggi, a meno che poi non ci sia qualcuno a far spazio in questo senso, e quindi diciamo viene riportato che l'eventuale acquisto di Vlahovic sarebbe subordinato ad una cessione importante in attacco. Il nome è un po' quello che tutti possiamo immaginare, quello di Marcus Thuram, ma ad oggi non c'è nessuna trattativa, nessuna intenzione di cedere Thuram, piuttosto sembra che invece il futuro di Vlahovic sia lontano dall'Inter, ripeto, quantomeno ad oggi, ma sappiamo poi nel calciomercato le cose possono cambiare molto in fretta. Per il momento concentriamoci comunque su Juventus-Inter, domani andremo anche ad analizzare il match nel solito video prepartita, andando ad analizzare anche l'aspetto tattico, chi può essere il calciatore fondamentale, cosa attenderci, andremo anche a vedere proprio tutte le ultime di formazione e non. Insomma, ragazzi, come si suol dire, restate sintonizzati. Nel frattempo confrontiamoci anche nella sezione commenti, sia per quanto riguarda Juventus-Inter e i ballottaggi che sono in atto con il 3-5-2 che sembra il sistema di gioco che sarà confermato, sia su questi ultimi nomi accostati all'Inter. Insomma, sfruttiamo la sezione per confrontare le nostre idee. Io vi saluto e come al solito vi lascio con un gran bel Forza Inter!